L'anno è il 1954. Ray Kroc è un rappresentante di macchine per frullati che gira costantemente per il paese in cerca di venderle ai ristoranti. Tuttavia, Ray non ha particolare fortuna nelle vendite e dopo l'ennesimo rifiuto lo vediamo chiamare la sua segretaria a Chicago. June lo informa di aver ricevuto un ordine per 6 frullatori da un ristorante a San Bernardino nel sud della California. Ray, vista la difficoltà di vendere anche un singolo frullatore, è convinto che la sua segretaria abbia capito male e decide di chiamare il ristorante per verificare la cosa lui stesso. Con sua sorpresa, l'ordine dei 6 frullatori è sbagliato, perché in realtà ne vogliono 8. Ray non riesce a capire che tipo di ristorante possa mai aver bisogno di preparare così tanti frullati contemporaneamente. Incredulo, si mette subito in viaggio per la California. Al suo arrivo vediamo che il nome del ristorante è McDonald's e di fronte a sé ha una lunghissima coda di clienti. Ray è meravigliato perché nonostante la lunga fila il servizio è velocissimo e in breve tempo è già pronto per poter ordinare. Nel giro di pochi secondi riceve il cibo richiesto e fa fatica a credere che sia davvero il suo ordine e non quello di qualcun altro. Inoltre rimane sorpreso dal fatto di non avere un vassoio, piatti o forchette. Il cibo, infatti, a differenza degli altri ristoranti, viene consegnato all'interno di contenitori usa e getta e può essere consumato ovunque si voglia. Mentre mangia il suo hamburger, conosce uno dei 2 fratelli proprietari del ristorante, Mac McDonald, e dopo essersi presentato, Mac lo invita a fare un tour della cucina. Ray è affascinato dalla velocità e la coordinazione del personale. Tale efficienza permette loro di preparare un hamburger in appena 30 secondi. Dopo aver fatto la conoscenza anche di Dick, dice ai fratelli che il loro ristorante è in assoluto il ristorante più incredibile che abbia mai visto in vita sua. Volendo sapere di più su di loro, li invita fuori a cena e i fratelli, lusingati dalle sue parole, accettano l'invito. Mac e Dick raccontano che nel primo ristorante che hanno aperto vendevano solo hot dog e succo d'arancia, ma a causa degli scarsi profitti lo hanno chiuso per continuare l'attività utilizzando un furgone. Quando poi le cose hanno iniziato ad ingranare, hanno riaperto un nuovo ristorante drive-in, allargando il menù e utilizzando delle cameriere per servire il cibo direttamente in macchina ai clienti. All'inizio il ristorante andò abbastanza bene, ma nel giro di poco tempo le vendite iniziarono a calare a causa dell'apertura di molti ristoranti concorrenti. Per sopravvivere, quindi, dovevano ancora una volta cambiare il loro modello di business. Vedendo che hamburger, patatine fritte e bibite generavano il 90% dei profitti, hanno deciso di concentrarsi solo su queste 3 cose, lasciando perdere tutto il resto. Per abbattere ulteriormente i costi hanno eliminato piatti e posate. I clienti poi si sarebbero serviti da soli, riducendo così anche il costo del personale. Tutto quello su cui volevano focalizzarsi ora era ottimizzare il lavoro e hanno passato un pomeriggio in un campo da tennis disegnando con il gesso la cucina più efficiente possibile. Dopo ore di prove e modifiche hanno finalmente trovato l'organizzazione della cucina perfetta. Inizialmente hanno avuto difficoltà a far abituare i clienti a mangiare senza posate e a scendere dalla macchina. Un po' alla volta però, grazie alla qualità del cibo e alla velocità del servizio, il nuovo ristorante ha preso piede fino a diventare il più famoso della città. Ray è affascinato dalla loro storia e intuendo l'enorme potenzialità di quel modello di business, quella notte fa fatica a dormire. Il giorno successivo propone ai fratelli di fare un franchise ed espandere il loro brand non solo in America ma in tutto il mondo. I fratelli gli dicono di averci già provato, ma per via delle difficoltà a mantenere i loro standard di qualità alla fine hanno rinunciato. Mentre prova in tutti i modi a fargli cambiare idea, l'attenzione di Ray viene attirata da un quadro in cui si vede un ristorante McDonald's futuristico. Mac gli spiega che quello è il design che avevano utilizzato per uno dei franchise falliti. Affascinato da quegli archi dorati, Ray si reca di persona a vederlo, per guardare con i suoi occhi quel meraviglioso ristorante abbandonato. Tornato a casa, racconta alla moglie Ethel del modello di business dei fratelli McDonald e le dice di volere investire nella loro rivoluzionaria idea di ristorazione. Nonostante Ray provi a farle capire le potenzialità della cosa, Ethel è assolutamente contraria. L'avversità della moglie però non sembra far demordere Ray. Il giorno seguente, infatti, torna dai McDonald's per provare a convincerli di lasciare gestire a lui il franchise. Dick è riluttante all'idea, ma Ray dice loro di avere questa visione in cui quegli archi dorati diventano un simbolo della cultura americana, un posto dove le famiglie di tutto il paese si possono ritrovare e mangiare il loro fast food preferito. Il suo discorso sembra fare breccia nella testa di Mac e nel giro di poco tempo trovano un accordo. Ray sarà il responsabile di tutti i franchise, ma i fratelli avranno la supervisione totale. Il contratto prevede una condizione fondamentale, e cioè che gli altri ristoranti mantengano lo standard dell'integrità del ristorante originale.
Inoltre, Ray non potrà prendere nessun tipo di decisione senza l'autorizzazione dei fratelli. Firmato il contratto, Ray inizia a cercare i finanziamenti per aprire il suo primo franchise, ma le banche, scettiche dall'idea di ristoranti privi di piatti e cameriere, si rifiutano di concedergli dei prestiti. Non avendo alternative, decide quindi di ipotecare la sua casa, senza però dire nulla alla moglie. Avvia così la costruzione del primo franchise, ma ha subito un primo scontro con i fratelli McDonald's. Ray vorrebbe stringere un accordo economico con la Coca-Cola, ma i fratelli si rifiutano di mettere il logo della bevanda nei loro menù. Nonostante provi ad insistere sulla grande opportunità di guadagnare soldi facili, Dick è intransigente, in quanto commercializzare McDonald's va contro i loro principi. In breve tempo il nuovo ristorante viene aperto e Ray sovrintende il lavoro in cucina, assicurandosi che le cose funzionino esattamente come a San Bernardino. A casa la moglie è ancora estremamente scettica sulla folle avventura imprenditoriale del marito e Ray, scusandosi con lei per averla trascurata, le promette di portarla a cena al country club per farsi perdonare. Qui propone ad alcuni amici facoltosi di investire nel suo progetto. La sua idea inizialmente viene derisa, ma grazie anche al supporto inaspettato della moglie, alla fine decidono di provare anche loro ad entrare nel business. Grazie ai nuovi finanziamenti, i franchise iniziano a moltiplicarsi velocemente. Dick teme che Ray non riuscirà a mantenere il loro standard qualitativo in così tanti ristoranti e le sue paure trovano presto una conferma. Quando Ray decide di far visita ai nuovi franchise, rimane sconvolto. I ristoranti sono in pessime condizioni con spazzatura ovunque e a peggiorare le cose servono anche panini di bassa qualità. Infuriato si precipita dai proprietari per mostrargli uno degli orribili hamburger che viene servito nel loro ristorante. Tuttavia la ramanzina di Ray sull'importanza degli standard da mantenere non sembra fare alcun effetto. Per questo motivo decide di abbandonare il country club e di cercare nuovi affiliati altrove. Un giorno, quando Ray si reca in ufficio, trova un uomo che sta cercando di vendere una Bibbia alla sua segretaria e rimane affascinato dalla sua determinazione. Il venditore si chiama Leonard Rosenblatt e Ray lo convince a firmare un contratto aiutandolo ad aprire un nuovo franchise. Leonard si conferma presto essere la persona adatta. Gestisce il ristorante in modo impeccabile, rispettando gli accordi e mantenendo gli standard previsti. Ray intuisce che il ceto medio americano potrebbe essere la chiave per far funzionare la sua operazione di franchising ed inizia ad andare in giro per il paese alla ricerca di nuovi affiliati, che a differenza dei suoi già ricchi amici del country club hanno fame di nuove opportunità. La sua intuizione dà presto i frutti sperati. Ray inizia ad aprire sempre più ristoranti, presenziando le loro inaugurazioni e diventando sempre di più la faccia di McDonald's. I fratelli iniziano ad essere preoccupati, perché Ray si atteggia sempre di più come se fosse lui stesso il fondatore, quando in realtà gestisce semplicemente il loro franchise. Una sera, mentre cena ad un ristorante di lusso, Ray fa la conoscenza del suo proprietario, Rollie Smith. L'uomo dice di essere un suo ammiratore. Interessato anche lui ad entrare nel business, vorrebbe aprire un franchise di McDonald's lì a Minneapolis. Quella sera Ray conosce anche sua moglie Joan, per la quale sembra avere un'immediata attrazione. Ray vorrebbe espandersi ancora di più, ma la segretaria lo informa che sono a corto di capitale. June gli fa notare che tolti i costi, i profitti sono estremamente risicati. Ray quindi chiama i fratelli McDonald per provare a rinegoziare il contratto, ma Dick si rifiuta categoricamente di alzargli la percentuale. Presto Ray scopre che i costi per la refrigerazione dei frullati sono una delle cause per cui i suoi margini di profitto sono così esigui. Durante una cena con gli Smith, quando Joan viene a sapere del suo problema, gli consiglia di utilizzare i frullati in polvere. Non solo costano di meno rispetto a quelli veri, ma eliminano completamente il costo dell'elettricità per la refrigerazione. Il sapore, poi, è praticamente lo stesso di un frullato reale. Ray propone immediatamente l'idea a Dick, ma ancora una volta la sua proposta viene rifiutata. Prova quindi ad ottenere un altro prestito dalla banca, ma gli viene detto che fino a quando la sua casa è ipotecata non gli sarà possibile ricevere ulteriori finanziamenti. Per sua fortuna, un consulente finanziario di nome Harry Sonnenborn ascolta la sua conversazione e gli dice che potrebbe avere una soluzione che fa al caso suo. Dopo aver controllato i libri contabili, si rende conto che nonostante i ristoranti vadano a gonfie vele, i margini di profitto sono sottilissimi e Ray è praticamente privo di riserve di cassa. Sonnenborn gli fa capire che a quelle condizioni contrattuali non è certamente vendendo hamburger che risolverà i suoi problemi finanziari. Per questo motivo gli suggerisce di spostare il focus del suo business dalla produzione dei panini alla terra sopra la quale quei panini vengono prodotti. Se vuole fare i soldi veri, deve comprare i lotti di terra sopra i quali vengono costruiti i ristoranti, per poi darli in affitto ai franchise stessi.
In questo modo Ray sarà in grado di generare guadagni extra che non prevedono alcuna percentuale da versare ai fratelli McDonald. Ray ascolta il suo suggerimento e dopo aver trovato l'appoggio di alcuni investitori mette in piedi la nuova società. La sua nuova avventura da immobiliarista in breve tempo gli assicura ingenti profitti. Quando Dick lo chiama accusandolo di aver violato i termini del contratto, Ray gli spiega che la nuova società è completamente separata da McDonald's e per questo motivo non è soggetta ad alcun vincolo contrattuale. Nonostante loro abbiano l'ultima parola su quello che succede all'interno dei ristoranti, la loro autorità si ferma alla porta. Quello che accade all'esterno dei ristoranti semplicemente non gli compete. Stanco di avere le mani legate, Ray inizia ad essere sempre più sfacciato e, noncurante questa volta che sta chiaramente violando il contratto, decide di approvare il frullato in polvere in tutti i franchise. Quando Dick infuriato lo chiama per fargli notare la cosa, Ray gli risponde che i contratti sono come dei cuori, sono fatti per essere spezzati. Più tardi quel giorno, Ray dice alla moglie che vuole il divorzio, ma le lascerà tutto quello che vuole: la casa, la macchina, i soldi nel conto corrente, tutto tranne le quote della società. Successivamente assume un avvocato dicendogli di essere disposto a pagare qualunque cifra pur di riuscire a sciogliere il contratto coi McDonald. Presto i fratelli ricevono una lettera con carta intestata dalla McDonald's Corporation, in cui Ray li invita a provare il nuovo frullato in polvere al gusto di fragola. Dick minaccia di fargli causa per aver utilizzato il loro nome per la sua nuova società, ma Ray, che nel frattempo si è arricchito sempre di più, gli dice di procedere pure. Attualmente è il presidente di un'enorme società con proprietà terriere in 17 stati diversi, mentre loro possiedono un singolo ristorante che fa panini in mezzo al nulla. Basteranno solo i costi processuali a seppellirli vivi. A fine telefonata, Mac ha un malore e viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Quando Ray arriva con dei fiori, ha con sé una busta contenente un assegno in bianco, lasciando intendere che vuole rilevare tutte le quote della loro società. Rimasti da soli, Mac dice a Dick che non saranno mai in grado di vincere contro di lui in tribunale. I fratelli dunque si accordano per 2,7 milioni di dollari e per una royalty annuale dell'1%, e inoltre potranno tenersi il ristorante di San Bernardino. Tuttavia, quando arriva il momento di finalizzare l'accordo, Ray dice di non poter mettere la royalty per iscritto, garantendola però con una stretta di mano. In seguito alla negoziazione, Dick trova Ray in bagno e gli chiede perché, una volta appresi i loro segreti, non abbia semplicemente copiato la loro idea e aperto un ristorante tutto suo. Ray gli risponde che anche copiando il loro modello di business, aprendo un nuovo ristorante avrebbe sicuramente fallito, chiunque avrebbe fallito, perché nessuno avrebbe avuto a disposizione la cosa più importante che rende McDonald's speciale: il loro nome. It's the name, that glorious name, McDonald's. Non essendo più i proprietari del brand, i fratelli sono costretti a cambiare il nome del loro ristorante, sostituendolo semplicemente con una grande M. Come se non bastasse, Ray fa costruire un nuovo franchise di McDonald's dall'altra parte della strada, così a sfregio. Nelle scene finali vediamo che Ray, a distanza di pochi anni, è diventato milionario e si è risposato con Joan, e davanti ad uno specchio perfeziona un discorso che dovrà tenere davanti al presidente Reagan. Prima dei titoli di coda apprendiamo che ad oggi McDonald's è uno dei più grandi immobiliaristi al mondo e ogni giorno dà da mangiare all'1% dell'intera popolazione mondiale. Il McDonald's di San Bernardino in seguito è diventato così popolare che ha costretto i fratelli a chiudere il ristorante originale. Non avendo mai potuto provare l'accordo fatto con la stretta di mano, non hanno mai visto nessuna royalty. Ad oggi quelle royalty varrebbero 100 milioni di dollari l'anno.